Ragazzi, si chiude la porta e iniziamo un'altra giornata a Bangkok. Siamo pronti per uscire, abbiamo fatto una bella colazione. Buongiorno. Buongiorno. Fatevi vedere, non scappate. Eccovi qua. Buongiorno. Buongiorno, stavo dicendo, ottima colazione, 4,50 € in due, io e Davide, e abbiamo mangiato 3 uova, carne, verdure, succhi di frutta, siamo stati proprio bene che oggi. Siamo strapronti ragazzi, abbiamo già il ragazzo del tuk tuk che abbiamo conosciuto ieri, ci ha portato appunto in quel centro commerciale di sera col tuk tuk, quello con la musica fortissima, e Mirko gli ha chiesto il numero di telefono e oggi è venuto a prenderci con una macchina e ci porta a vedere delle splendide cose oggi, e Mirko ha organizzato davvero una bella giornata. Adesso ritiriamo i ghiaccioli da mettere dentro il thermos dove mettiamo le insuline e si esce. Eccoci qua ragazzi, oggi in macchinetta presidenziale. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, abbiamo 2 ore di macchina, Cavolo! 114 km, ma col traffico 2 ore. Vabbè, sono le 9, partiamo. Vi dicevo prima che è venuto a prenderci il nipote praticamente del ragazzo che ci ha accompagnato ieri col tuk tuk. Per 1100 baht ci porta in 3 posti differenti, quindi praticamente rimarrà tutto il giorno con noi perché ci porterà in un posto, noi lo visiteremo e poi ci riporterà in un altro, quindi lui ci aspetterà. Ed è volentieri uno stipendio del thailandese, Mirko, è possibile? No, più o meno? Non è proprio uno stipendio, ma per una giornata di lavoro è tanto. Diciamo che in Thailandia un avvocato che lavora in uno studio legale guadagna all'incirca 30.000 baht, che diviso per giorni sono 1000 baht al giorno, ma è un avvocato. Certo, quindi lui sta praticamente facendo una giornata di stipendio di un avvocato. Esattamente. E quindi anche per lui è ottimo. E stiamo parlando di 30 euro, 1100 più o meno sono 30 euro. Cazzate di Mirko, vero? Ma qua è un serpente, si mangia le uova lì così. Io mi sono mangiato il piatto intero con la roba dentro, ho messo la roba dentro e ho sputato il piatto. C'è il botanico del bocchetto. In questa strada ci sono i locali con le loro bancarelle e vendono montagne e tonnellate di riso in sacchi giganteschi, magari anche da 20 kg, chissà. Qua a sinistra infatti ci sono chilometri e chilometri di risaie con tutti i contadini che lavorano. Sarebbe bello anche fermarci e filmare e farvela vedere da vicino, magari al rientro ci riusciamo, non sappiamo, vedremo. Dovevano essere 2 ore di macchina, invece in 1 oretta e mezzo siamo praticamente arrivati, mancano 10 minuti, sono le 11. Il nostro pilota è stato tosto, in gamba, bello spedito, poi poco traffico evidentemente. Questo ragazzo ha appena comprato da un tizio che passava pieno di questi composizioni floreali bellissime, l'ha pagata 20 baht, quindi 20 baht, vabbè, 20, quanto è 20 baht? Mirko, non mi viene adesso, pochissimo, niente. Sono 55. Ha fatto un segno come di preghiera e l'ha appeso alla macchina. Sì, sono ammoniti floreali inerenti alla religione. In segno di augurio, di auspicio, di buona fortuna. Sì. Finalmente dopo 1 oretta e mezzo siamo arrivati al Floating Market, praticamente un mercato sul fiume ragazzi, visto solo in televisione nei migliori documentari, e oggi siamo qui e vi abbiamo portato qui, stupendo, non vedo l'ora. Ci consiglia di comprarci una bottiglietta d'acqua, di fare i bisogni, di andare in bagno perché poi non si può più fare nulla e poi inizia l'escursione.
Adesso Rita si beve un caffettino, 40 baht, quindi parliamo sempre di pochi spiccioli e poi dovremo cominciare l'escursione. Ragazzi, abbiamo fatto i biglietti, facciamo il floating market, 1 ora e mezzo, 2, praticamente con la barca si va dentro il fiume ed è pazzesco, guardate i colori e guardate cosa c'è, tutte le barche che vendono di tutto. E poi facciamo una escursione sopra gli elefanti dentro il fiume che è meravigliosa. Tutto questo è costato 75 euro per il mercato, in 3, quindi 25 euro a testa, più altri 50 euro gli elefanti. Quindi con 125 trascorriamo tutta la mattinata facendo escursioni. Si parte, ragazzi. Occhio che Ma ci sono anche quelli degli elefanti. Eccoti qua. Rita, esperienza, escursione davvero top. Si parte! Qua ragazzi vivono addirittura nei fiumi, ci sono delle palafitte intorno a questo fiume che stiamo percorrendo e sono le abitazioni dei residenti. Adesso giro la GoPro e vi faccio vedere anche qua a sinistra, anche qua dovrebbe essere la casa di qualcuno. Vedete, questi vivono qui, in questa palafitta sul fiume. Là, torna indietro. Là, aspetta che glielo facciamo vedere a Mirko. To, Mirko. น่าจะถ่ายรูปอ่ะ To, Mirko. Però una foto ci sta. Ah, questo è la zanzara. Ah, fai vedere. Quello te lo Odora, dai, Senti. dare le ginocchia, ออเรนจิโน่เฮิร์บ sa di arancino. Com'è? Citronella? Sì, terribile poi. Guardate questi appartamenti, qua ci vivono e guardate l'amaca lì sotto. Assurdo, eh. Ciao cara, quanto? 20 baht? Ah? 20? 100 บาท 100? เดี๋ยวรับพี่เอเข้าไปเดี๋ยวไม่สบายโอเคจ้ะ Ok, 100 บาท Ciao, grazie cara. ok, Ciao bella. Abbiamo comprato delle banane piccolissime ragazzi, guardate, più piccole del mignolino. No, Mirko, assaggia. Ma io lo so già. Do, tieni.
Adesso ragazzi si fa l'escursione con gli elefanti, tanta roba. Allora salgo io lì davanti. No, vabbè. E poi con la barca ci riportano al punto di partenza. Ragazzi, adesso si sale sugli elefanti giganteschi e mica elefantini. Io e Rita. E tu e Rita, io e mi lasci sempre. Adesso parla solo di macchine. Pure sull'elefante. L'elefante col buono. Adesso ti stressa. Non sentono niente. No, certo. Esperienza assurda anche questa, amici. Adesso entriamo dentro l'acqua e facciamo un pezzo di fiume sopra gli elefanti. Certo, sappiamo tutto, non ditecelo già voi, ci dispiace, sono elefanti che sfruttano per il lavoro, però poi magari li tengono anche bene, li curano, mangiano, E poi non li cacciano, non muoiono, è così. Sono povere, quindi si arrabattano. Beh, sì, guarda dove entriamo adesso. Hai un po' d'ansia? No, ci sono dei gradini, sicuramente l'elefante li conosce Sì. a memoria ed entriamo in acqua tranquilli. Guarda, Rita. Là, sì, lo dico. Là, toglila la caccia, come con la risata. È un'esperienza per Davide, volevamo farlo salire sopra un elefante, però quando si tratta di animali per me è sempre anche un po' triste, quindi non positiva al massimo. Vabbè ragazzi, comunque noi non ci possiamo fare niente, non è che li salviamo noi. Proseguiamo, proviamo a continuare a divertirci. Vediamo se Mirko ha il mio stesso parere. Esperienza con gli elefanti? Allora, disarmante, ma non per noi è gioiosa, ma più che altro per l'elefante in sé, che pur passando nell'acqua sta tutto il giorno a girare. Se no sarebbero addirittura incatenati tutto il giorno. Sì, esattamente. Quindi alla fine. E poi comunque qua mangiano tante famiglie di sicuro. Vabbè, chiuso il discorso elefanti, proseguiamo. Adesso ci stanno riportando, penso, all'imbarcazione che ci porterà al punto di partenza. Allo yacht. Federico. Non è che... Come vi ho detto, si riprende la barca e si torna al punto di partenza. Tienimi la borsa che Dai. No, non fare lo steccino. Allora, siamo sul sicuro. ok. Si riparte ragazzi per la fine dell'escursione, sicuramente adesso ci riportano al punto di partenza. Fiume, escursione in barca meravigliosa, stupendo. Il tetano? Il tetano, se cade in quest'acqua lo prendi. Thank you so much. Adesso ragazzi si va a vedere a pranzo e poi ci vediamo anche. No, prima Il mercato sul treno, col treno. Sì. E poi a pranzo. Dato esperienza in barca, mercato sull'acqua, sui fiumi thailandesi. Ci sta. Bello, eh? Bello. Anche gli elefanti a me sono piaciuti. Sì? Immaginavo che piacessero anche gli elefanti a Davide. Beh, non è comune salire su un elefante e fare un piccolo giro. Adesso andiamo a visitare il mercato sul treno, cioè passa il treno sopra il mercato. Ragazzi, l'ho sempre visto in televisione anche questo e non vedo l'ora
di filmarlo anche per voi. E dovrebbe passare il treno proprio adesso, poi alle 2 è l'1:30, poi alle 2 il mercato chiude e continuano solo i treni. Però smontano tutto, la bellezza è vedere come in un secondo tolgono tutte le cose più alte, lasciano solo quelle più basse e ci passa il treno sopra. Questa, ragazzi, è proprio la vera Thailandia, siamo fuori da tutto, non c'è più niente di turistico, è una città comunque sia, queste due attrazioni, però la gente qua vive davvero così. Vedete, ragazzi, qua tra poco dovrebbe passare il treno e qua c'è un mercato, quindi a un certo punto ritirano tutto, mercato di tutti i tipi, pesce, cibo di tutti i tipi e sicuramente vestiario, si trova di tutto. Quando sentiranno arrivare il treno sicuramente tirano tutte le tende velocissimi, ritirano tutto, sono abituati al massimo e potrà passare il treno. Questi in 2 secondi chiudono tutto. Grazie. Che sono vivi, sono. Tutto. Questo qua è un banchetto tipico degli agricoltori locali. Sono Tutte verdure prodotte da loro. prodotti, raccolti e portati ogni mattina ai banchetti. Quindi coltivati da loro ed è spettacolare questo banchetto. Guarda le melanzane che ci sono in Thailandia. Mai viste, ragazzi. Melanzane, poi il cibo puoi scegliere piccolo o grande a seconda della ricetta ed è sempre piccante. Vedete la signora poi come lavora, è coricata lì perché sta tutto il giorno, loro sono le loro usanze. Questa è una radice che si usa per le minestre. Wow. E poi ci sono pesci anche di tutti i tipi, seppie, guarda, tutto in terra. Con i denti Qua ci sono anche dei pesci essiccati, vi faccio vedere, e si mangiano probabilmente così crudi. Si compra e si mangiano così, come dolcetti. Abbiamo visto anche i prezzi delle uova, 10 uova, 1 euro. Qui passerà il treno alle 2:30, sono le 2:15, nel frattempo pranziamo e mangiamo un piatto tipico con ananas, pollo. Qua addirittura per 2 persone te lo servivano direttamente dentro l'ananas e sarebbe stato molto bello. Poi abbiamo preso un piatto per me, delle crocchette per Davide e ci beviamo una birra tipica thailandese che è questa Chang Classic. Vedete? Vedi una merenda? Beh ragazzi, finalmente una birra thailandese, bicchieri congelati, gira un po' Rita. Piano. Drizza. Un bel bicchierone di birra ghiacciato con queste temperature. Alza, non c'è niente di meglio. Ok, Mirko non ne vuole, quindi cin Rita e salute. Mirko brinda con Watermelon juice. salute a tutti amici. Ed è buonissima, leggera, classica. Ma quello lì è buono. Questo è il mio piatto, si chiama Tom Yum. Guardate i noodle dentro in brodo con forse funghi anche. C'è tutto. Funghi, verdure, qua così. E poi le bacchette. Dito in mezzo, chiudi e mangi. Ok, adesso ci proviamo. Adesso ragazzi vi faccio vedere come passa il treno e sbaraccano tutti in un secondo e si stanno già agitando tutti quanti. Emozionante per me perché sono cose che abbiamo visto solo in televisione, solo nei documentari, ed essere qui adesso e vedere tutto questo per me è molto bello.
Stanno avvisando di sbaraccare immediatamente i binari perché sta per passare. Vedete ragazzi, in un attimo hanno sbaraccato tutto, rimane solo questa, credo che lo sollevino adesso. Guardate ragazzi, ci passa al millimetro. In un secondo adesso riaprono tutto e continua il mercato, si continua a vendere e a comprare di tutto. Bene ragazzi, lasciamo il binario, usciamo e torniamo alla macchina, ci sta aspettando il ragazzo. Bellissimo, bellissima esperienza, ripeto, perché l'ho sempre vista nei documentari top della TV italiana e quindi esserci è stato fantastico. Questi sono altri taxi che usano in Thailandia e usano anche nelle isole, con più posti e costano molto poco. Del pomeriggio siamo di nuovo in macchina, ci saranno 35 gradi con l'umidità, è un caldo devastante. Adesso aria condizionata e rientriamo, non so se rientriamo all'hotel, penso di sì. Guarda che bella chiatta che Quello di là in fondo. Beh, dopo un'altra ora e mezzo di macchina siamo rientrati all'hotel. Adesso doccia, ci riposiamo un po' e poi tipo di sera riusciamo e ci mangiamo qualcosa qua vicino. 8:30 di sera ragazzi, ci siamo riposati, ho lavorato un'oretta e mezzo, così potete continuare a seguirci, a vedere i nostri video. Ho dimenticato forse... ah no, ce l'ho in tasca, ok. E adesso andiamo a mangiare, scendiamo giù, Mirko ci sta già aspettando giù. E andiamo a mangiare thailandese, come sempre, nei nostri street food. Che ci piacciono molto, sì. Forza, e forza. Tutto per noi. Tutto per noi, dai. Uno. Cosa ti mangi che stasera? Verdure. Sì. Sono troppo buoni. E che sono sono buone perché sono rosolate. Vabbè, certo, però sempre meglio che il riso e carne. Sì. Tutto l'ambaradan che mangiamo di solito. Certo. Mirko, mentre cercava i famosi 7-Eleven, questi supermercati
piccolini, aperti 24 ore su 24. Ha trovato invece questi chioschettini con cibo da strada e mangiamo proprio qua. È dietro l'hotel, guardate che bello. Questo? Questo. Qui i ragazzi non hanno né fotografie né traduzioni, quindi stiamo usando i telefonini con la foto e traduce il menù. Adesso cerchiamo di ordinare qualcosa di buono, la troveremo senz'altro. Guardate che bello dove arrostiscono, proprio una bella grigliata con le graticole, arrostiscono dentro questi vasi, forse di terracotta. Ragazzi, ci stanno portando di tutto, grigliatine, guardate che carine, un piatto di noodles, guardate, non so cosa ci sia dentro, so solo che mi piace tutto, quindi buon appetito ragazzi. Anche oggi abbiamo azzeccato, buonissimo, tanti gusti diversi. Abbiamo deciso di mangiarci un banana roti, dolce tipico thailandese. Questa è come le cose di Rita, no? Vero? Uovo, farina. Guarda, non ho mai capito io la ricetta, credimi, perché è talmente elastica che non so se sarà la farina, no? Dai che bello, dai. Con tutto lo spazio sopra i miei piedi. È così. Olio. Sì, immancabile. Passa. Fai piano, ti tagli un dito. Bravo, Ancora, tu sei pericoloso. Allora, margarina. Ok, un pezzo a testa. Aspetta, mica è finito. Voilà. Bomba calorica. Cos'è qua? Latte condensato. Lo usano nei dolci dappertutto. Anche a me A me è la perché prima volta che lo dico, oppure io amo la banana, invece poi ragazzi si rientra, cenato benissimo, dolcetto squisito, più buono delle crepe che fa Rita, anche lei lo dice. Adesso rientriamo in hotel, ci riposiamo e domani mattina ultimo giorno a Bangkok. Sì, sarà complicato, ma vedremo.